Ciao, mi chiamo Ornella Uzzino e voglio raccontarti la mia storia. Sono di Napoli e ho deciso di fare questo videoblog per raccontarti il mondo delle borse. Ti racconto la mia storia così ci conosciamo meglio. Io ho 36 anni, ho un'azienda di famiglia di pelletteria, produciamo borse da mamma e papà da quasi 40 anni e fino a qualche anno fa io non volevo rimanere in fabbrica, volevo studiare, facevo di tutto per non starci. Poi per una serie di avvenimenti anche generazionali ho preso in carico l'azienda di famiglia e l'ho reinventata. È stato un amore lento che è ricominciato a nascere. Considera che io ero piccina e vivevo in fabbrica con mio fratello, che giocavamo fra le balle di tessuto per la fodera e la pelle. E ci addormentavamo sotto i carrelli dove le collaboratrici mettevano le borse dopo che le avevano cucite, e nonostante c'erano dei rumori assordanti, per me sono state sempre musica, non è mai stato un fastidio. Gli odori, cioè mi ricordo ancora la voce, il ridacchiare fra un lavoro e l'altro, le macchine in funzione, il fervore in certi momenti in cui si doveva consegnare, e quindi io sono cresciuta con tutto questo mondo stupendo. Poi ovviamente ci sono state delle difficoltà che possono succedere in tutte le aziende. Papà è andato in crisi, ha avuto dei problemi, l'azienda ha cominciato ad andare davvero male e ci siamo un po' allontanati pure da quello che era un amore primario. Cioè, riavvicinarmi a tutto questo è stato come un ricollegarmi un'altra volta come quando ero piccolina, quindi mi piace l'idea di poter continuare un discorso che è come se si fosse fermato qualche anno fa. E attraverso il videoblog è un pochino come se tu venissi con me in fabbrica, e mentre c'è tutto il fervore, più in là ti farò vedere anche qualche mio collaboratore o qualche fase di lavorazione, mentre c'è il fervore di consegnare, gli attimi di tensione dove magari i prodotti devono essere ancora migliorati perché noi siamo perfezionisti all'ennesima potenza e il cliente richiede sempre maggiore attenzione. Guardiamo le borse, gli diamo un ultimo ritocco, e questo può aiutarti a un po' a capire certi aspetti che probabilmente tu non conosci, un po' a scegliere meglio le borse che acquisti, un po' a capire che il Made in Italy è tutt'altra storia. Quindi ti dico che sentirai spesso parlare di termini tipo Made in Italy ma fatto in un'altra maniera, sentirai spesso parlare di quello che possono essere le produzioni in Cina piuttosto che in Italia, o delle borse taroccate, o di qualsiasi altro argomento che è collegato alla pelletteria o comunque alle borse. Sentirai parlare spesso di Napoli, perché nel bene o nel male io ho voluto sempre distinguere il fatto che certe cose le facessero anche altrove. Non so se conosci che ogni volta che attacchi un napoletano e non dici che facciamo bene i babà e siamo bellissimi e bravissimi, parte con tutta sta storia di Garibaldi eccetera. Per l'amor di Dio, problemi politici ce ne abbiamo una cifra, ma non è questo di cui voglio parlarti. Ti voglio parlare di Napoli in maniera diversa, di Napoli che non necessariamente deve essere associata alla pelletteria solo per la pelletteria tarocca. E come lo posso fare? Te lo devo spiegare e ti devo accompagnare in questo viaggio che a me ha cambiato la vita e che penso possa aiutare tante persone ad avvicinarsi anche a una qualità dei prodotti notevolmente migliore. Così puoi capire che cosa significa veramente Made in Italy e certificazione, laddove esistono davvero delle persone che tu puoi vedere che producono. A volte quando dico alle persone sai che produco borse, mi guardano con quell'aria intontita e fanno: ah, davvero? Quasi come se fosse che le borse o cadono da cielo oppure praticamente hanno trovato una coltivazione e la raccolgono. Quindi questa cosa che apparentemente può sembrare una cosa fiabesca, in realtà nasconde un sacco di luoghi comuni, un sacco di cose che vanno
sfatate, perché aiutano anche a migliorare il settore. È importante avere le informazioni giuste per poter scegliere gli artigiani giusti per farsi produrre le borse, capire che la qualità si fa pagare, e detta così non significa niente, perché in realtà non è che un prodotto, perché costa tantissimo, significa che è fatto secondo determinati canoni. Cioè, da un lato c'è la manodopera, dall'altro lato c'è il fatto che si deve vendere il prodotto e la percezione che si ha. Questi sono discorsi che poi vanno approfonditi e li possiamo approfondire dal punto di vista della produzione, perché ovviamente io, essendo un produttore, ho esperienza prevalentemente in questo. Quello che voglio andare ad affrontare nei video è anche una visione differente di quello che è l'approccio alla pelletteria a Napoli. Cioè, per tanti anni mi sono dovuta scontrare, e mi scontro tuttora, con persone che pensano che le cose è meglio che non si dicano, le cose è meglio che non si sappiano, perché dire certe cose significa parlare male dei concorrenti. In realtà io penso che le informazioni aiutino sempre e migliorino sempre i settori, e noi a Napoli abbiamo davvero tanto da lavorare, anche perché qui producono quasi tutti i brand del lusso, e tolti spiacevoli accadimenti di cui ti racconterò in video di gossip, le firme producono qui. Se ti interessano queste informazioni, se vuoi scoprire davvero cosa c'è dietro le borse, le produzioni delle borse, segui i miei video su YouTube, iscriviti alla pagina Facebook Ornella Uzzino e condividi questi video. Ti aspetto, a presto, ciao! My name is Darth Vader.